Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, sono un geologo e sono un cercatore d'oro e oggi voglio spiegarvi un paio di cose proprio riguardo la ricerca dell'oro in Italia. Principalmente la ricerca dell'oro amatoriale ha sede in Piemonte, lungo i principali corsi d'acqua auriferi. Questi possono essere molteplici, ad esempio il Ticino, l'Elvo, l'Orco, Orba, piuttosto che il Dorabaltea. Alcuni tratti di questi fiumi sono sedi di parchi naturali, dove semplicemente non si può eseguire la ricerca. Parliamo di tratti invece ritenuti liberi. È necessario un permesso della regione, il quale è in formato completamente gratuito. Dovete richiedere all'ufficio minerario competente. Vi lascio qua sotto proprio il link per andare anche voi a richiedere il vostro attestato, il quale ha una durata illimitata. Quindi non solo obbligatorio, ma è anche proprio conveniente averlo. Questo vi dà diritto a cercare e trovare fino a 5 grammi d'oro al giorno per persona, ma solo con strumenti manuali. Il discorso di questo video che io voglio affrontare è quello del quanto profondo conviene scavare lungo le punte aurifere. Dovete pensare che le pagliuzze d'oro sono diffuse all'interno del sedimento alluvionale, più o meno antico. Questo sedimento alluvionale è detto quaternario. All'interno non c'è solo un sedimento alluvionale, vi è anche un sedimento di origine glaciale, oppure legato al disfacimento ed erosione delle morene ad opera di corsi d'acqua, quindi un sedimento fluvio-glaciale. Adesso andiamo a parlare di come queste pagliuzze d'oro vengono concentrate nelle cosiddette punte. Le punte sono semplicemente delle porzioni di sedimento alluvionale prodotte da delle piene idriche. Tendenzialmente ogni grande piena storica può generare tutta una serie di nuove punte. Questi sedimenti derivano in parte dall'erosione delle cosiddette curve erosive, cioè quelle località in cui vedete una scarpata a strapiombo sul fiume e che ogni piena l'acqua va semplicemente a sbattervisi. Quest'acqua con la sua forza ovviamente permette una grande ed elevata erosione dei costoni, l'oro presente in questi sedimenti va a depositarsi poco valle, magari 5 metri, 10 metri. Appena la scarpata finisce inizia il cosiddetto ghiaione. Talvolta l'oro in questa porzione di punta, in questa porzione di sedimento, è solamente concentrato nel cosiddetto cuore. Ogni piena produce un nuovo orizzonte. Ogni piena può andare a cambiare completamente il corso d'acqua, producendo delle vere e proprie nuove curve e andando a semplicemente seppellire quelle precedenti. Soprattutto le prime decine di metri, sulla base dove vi trovate, è il prodotto dell'attività dei fiumi nel passato. Magari adesso voi vedete una superficie pianeggiante, ma una volta poteva essere la sede di un antico fiume. E quindi semplicemente potete capire che non solo l'oro si trova all'interno dei costoni grazie al fatto che lì stesso una volta poteva passare un fiume, bensì potete trovarlo nell'alveo piuttosto che poco dopo le curve, ma soprattutto in quantità maggiore. Il cercatore d'oro cerca sempre di ottimizzare i suoi strumenti, le sue abilità di ricerca e soprattutto cercare località aurifere. Tendenzialmente queste località aurifere, soprattutto le curve, tendono a cambiare poco durante gli anni e cambiano invece drasticamente ogni piena storica. Sono proprio piene storiche che fanno sì che queste punte possano arricchirsi notevolmente d'oro, anche di decine di grammi. Ma quanto vi conviene veramente scavare? Tendenzialmente poco. L'orizzonte superficiale è spesso circa 15 cm. Qui si tratta veramente di spostare i ciottoli, talvolta di lavarli, di raccogliere il sedimento intrappolato tra i vari ciottoli, soprattutto quelli di maggiori dimensioni, sono quelle trappole migliori, e di andarlo a lavare successivamente al piatto o con altri sistemi. Ma se facessi un buco di 1 metro di profondità, quanto oro troverei? Questa è una domanda che spesso mi viene fatta, soprattutto da quelli che appena iniziano. Allora, la domanda vera non è tanto quanto oro c'è sotto 1 metro o dentro quel metro cubo che avete scavato, piuttosto quanto conviene veramente scavare fino a 1 metro di profondità in un fiume. Non solo diventa illegale da un punto di vista normativo, perché dovete pensare che il cercatore d'oro deve avere impatto zero sull'ambiente. I vostri scavi devono essere ripristinati a fine giornata. Il vostro fine non è di profitto, ma è un fine di collezione. Quindi certo che se volete collezionare l'oro presente a 1 metro di profondità, in teoria potete, ma poi il vostro impatto sull'ambiente quale sarebbe? Dovreste chiudere un buco magari di grandi dimensioni, manualmente, e quindi magari la vostra intenzione sarebbe quella di lasciarlo aperto. Ecco, questo non è fattibile legalmente. Il mio consiglio è quello quindi di coltivare, cioè di estrarre l'oro, solamente nei primi 15-20 cm lungo la superficie.
e di spostare man mano i ciottoli in maniera tale da coprire lo stesso scavo che state producendo. Solamente le sabbie e le ghiaie vengono estratte per poi il lavaggio successivo a piatto, canaletta, come preferite. In ogni caso sempre manuale, sfruttando la forza e l'acqua e la corrente del fiume. Mi raccomando quindi, il mio consiglio è quello di non scavare molto in profondità. Tendenzialmente è vero che c'è un orizzonte aurifero ogni 40 cm, quindi 1 metro di profondità potreste trovare anche 3-4 orizzonti auriferi, che semplicemente sono il prodotto delle piene passate, magari decine di anni fa. Potreste anche trovare solo un orizzonte aurifero. Una grande piena storica ha depositato solamente un orizzonte aurifero. È semplicemente un'incognita. Io non ho la bacchetta magica, non posso dirvi quanti orizzonti auriferi trovate. Tendenzialmente ogni orizzonte aurifero coincide di nuovo con una concentrazione di ciottoli di grandi dimensioni. Quindi se state scavando verso il basso e trovate dei ciottoli di grandi dimensioni, vuol dire che vi state avvicinando a un orizzonte aurifero. Superandolo in profondità, di nuovo inizieranno a esserci delle sabbie e dei ghiaioni. Tendenzialmente loro si concentra proprio e sono i massi di grandi dimensioni, ma fate attenzione a spostarli perché potrebbe essere molto pericoloso. Tendenzialmente la mia filosofia è quella del minimo sforzo e massimo guadagno, la quale si estende soprattutto per quanto riguarda l'estrazione nei primi 15 cm superficiali. Inoltre, ponendo i ciottoli di nuovo a coltello uno attaccato all'altro, potrebbero anche essere sede di un arricchimento in tempi posteriori. Ogni piena successiva potrebbe andare a riarricchire proprio quei ciottoli che voi avete posto nella maniera giusta. Quindi non solo avete ripristinato in una maniera ecosostenibile, legalmente siete a posto, bensì avete anche agito con cervello, in maniera tale che grazie al vostro intelletto nelle prossime piene forse potrebbe di nuovo arricchirsi quel tratto di oro, poco a valle ovviamente della curva di erosione, ma non avete mai la garanzia di ciò. Quindi io concludo questo video ricordandovi che non conviene tendenzialmente scavare molto profondo all'interno del fiume. La mia opinione è quella di scavare il minimo indispensabile, piuttosto quello di concentrarsi nel trovare il posto più redditizio e solo lì sviluppare una coltivazione, ma sempre in maniera ecosostenibile, senza un fine di profitto, in quanto siamo degli amatori principalmente. Ci vediamo quindi nei prossimi video. Mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e io vi saluto. Ciao cercatori!